Ti avevo promesso che saremmo tornati a parlare della fotografia di Joel Peter Witkin. Lo facciamo in questo nuovo video. Benvenuto nel canale Fusticale. Chi è Joel Peter Witkin? Lo abbiamo già incontrato parlando di fotografia post-mortem. In questo video invece vorrei parlarvi di alcuni aspetti della sua ricerca artistica che secondo me sono interessanti da approfondire. Joel Peter Witkin è un fotografo americano classe 1939 il cui interesse principale è il corpo alterato. Le fotografie di Witkin scatenano vari giudizi che le descrivono come opere perverse e sacrileghe, crudeli ed esagerate, macabre e inquietanti. Sicuramente al primo sguardo le critiche non risultano essere infondate. Cadaveri, feti, deformazioni e tutto quello che la società lascia ai margini e nell'ombra ci vengono mostrati senza nessuna censura. Una sorta di feticismo barocco e un po' necrofilo, così come descrive il lavoro dell'artista il critico Marco Meneguzzo. Le scelte di questi particolari soggetti, che vanno da persone affette da nanismo a corpi deformati, dal transessuale al cadavere, deriva da una considerazione personale dell'artista a riguardo. Per Witkin, infatti, i soggetti inusuali ritratti sarebbero possessori di una sensibilità altra, un avvicinamento a Dio, un ponte tra mondo umano e divino. Una costante che inoltre ritroviamo analizzando le fotografie di Witkin è la citazione e gli innumerevoli rimandi alle opere d'arte del passato. La ripresa e la rilettura di opere d'arte celebri vengono intese sia dall'artista che da molti critici come una sorta di legittimazione dei temi trattati nelle varie fotografie. Il critico dell'arte Antonio Saura vede nell'opera di Witkin una contraddizione all'estetica comune, soprattutto legata all'ideale di bellezza della nostra epoca che viene messa in crisi dal fotografo americano. La degradazione, la morte, la deformità trattate nelle opere del fotografo trovano, grazie alla citazione di opere del passato, l'unico canale possibile per essere rappresentate. Assistiamo quindi all'inserimento del brutto in immagini e schemi che invece abbiamo sempre percepito belli e rassicuranti. Ciò purifica il brutto e lo rende fruibile per procurare piacere estetico all'occhio dell'osservatore. La ripresa della storia dell'arte è sicuramente influenzata dagli studi dello stesso Witkin e acquista anche altri significati. In primis si ricollega al rapporto tra pittura e fotografia, nato nel XIX secolo con la diffusione del pittorialismo, che ricercava nella fotografia gli effetti artistici della pittura. Si vedono ad esempio le fotografie di Julia Margaret Cameron o di Oscar Gustav Reilander, che noi abbiamo visto anche in un video precedente. Tale ricerca di effetti pittorici su immagini create però con apparecchi fotografici serviva a legittimare l'artisticità della fotografia, considerata allora mezzo meccanico. Come ci dice il critico Boren, Witkin opera allo stesso modo, non usa la fotografia in chiave di reportage, ma crea un nuovo mondo e la ripresa di opere d'arte celebri della pittura e della scultura servono a dare corpo alla visione dell'artista. Witkin si serve dunque del bacino delle immagini note per costruire una nuova visione e un nuovo mondo. La scelta dei modelli nasce dalle emozioni e dal tema trattato che suscitano l'interesse per il fotografo. Inoltre, lo stesso lavoro fotografico di Witkin sembra ancorato al passato. L'abbiamo già visto nel video precedente, l'utilizzo del bianco e nero, il taglio fotografico e la manipolazione del negativo che riprendono effetti che troviamo nelle prime sperimentazioni fotografiche di Niepce e Daguerre. Ma come dice il critico Germano Celant, se i precursori della tecnica fotografica miravano a idolatrare parte della vita, imprigionando con il mezzo fotografico il reale, Witkin usa la sua fotografia per sostituire il mondo reale e creare una nuova realtà, servendosi spesso del patrimonio artistico esistente. La ripresa, a volte pedissequa, di opere celebri viene vista dal critico Boren come un'evoluzione di forme artistiche che vengono contaminate di volta in volta da elementi culturali, politici, morali e religiosi che sono in continua evoluzione all'interno della società. L'originalità sta quindi in ciò che l'artista crea e nel modo in cui crea la sua opera, nel contesto in cui vive. Per meglio comprendere però questi aspetti, secondo me è utile analizzare alcune delle opere di Joel Peter Witkin, in cui elementi brutti
sono inseriti in schemi estetici ritenuti invece belli. Per fare questo esempio ti vorrei parlare della fotografia Woman's Once a Bird del 1990. La fotografia cita una celebre opera di Man Ray che a sua volta riprende Ingres. Facciamo un passo indietro. Nel 1924 Man Ray crea la sua opera surrealista riprendendo l'opera di Ingres del 1808 intitolata La bagnante di Valpison. Per costruire la sua fotografia, il surrealista Man Ray ritrae una bellezza femminile classica, Alice Ernestine Pryn, nota e famosa come Kiki, la pone di spalle su sfondo scuro in modo tale da enfatizzare la sagoma sensuale e la curva del corpo della famosa modella. La foto viene intitolata Le Violon d'Ingres, che in francese è un modo di dire che indica un hobby o una passione. Il modo di dire viene così concretizzato nella fotografia facendo diventare la modella stessa un oggetto di bellezza. La posa cita direttamente Ingres, i fori sulla schiena della modella, le famose F del violino, invece, riprendono il detto francese, facendo diventare la donna oggetto di bellezza e passione dello stesso artista, in quello che è un classico gioco dell'arte surrealista. Il gioco che si viene a creare tra il titolo e gli elementi inseriti nella foto, dunque, creano un'opera con vari piani e livelli di lettura. Witkin, raffinato studioso e conoscitore dell'arte, rilegge l'operazione di Man Ray con l'opera appunto intitolata Woman's Once a Bird. Se l'operazione surrealista di Man Ray vuole accentuare la bellezza, Witkin invece la evita e crea un'opera estremamente complessa. La critica d'arte Erika D'Amico ce ne offre un'interessante lettura. Witkin infatti si serve di una modella lontana dai canoni di bellezza classici, che viene fotografata di spalle. La testa calva occulta il volto e cela del tutto la vera identità del soggetto ritratto. Diversamente dal suo precedente, infatti, in questo caso non sappiamo chi è il soggetto ritratto, né tantomeno se è vivo o morto. Il corpo è ritratto infatti di spalle, ma è stretto in vita da un bustino metallico che deforma la linea dei fianchi. La costrizione è violenta e soprattutto innaturale. Sulle spalle del corpo, inoltre, due ferite indicano il luogo dove prima erano attaccate le ali. Passiamo a delle considerazioni veloci. Il corpo, simile a un cadavere ritratto da Witkin, ci dà le spalle. Il volto, nella fotografia di Witkin, è completamente occultato e questo isola ulteriormente lo spettatore, perché il modello non può essere riconosciuto o identificato. Il bustino metallico che stringe con violenza la vita del modello o della modella viene letto da Erika D'Amico come il rimando ad una bellezza futura, biomeccanica e tecnologica, a dispetto invece della bellezza evocata da Man Ray che potremmo ancora una volta considerare tutto sommato classica. Il rapporto con il metallo, inoltre, è enfatizzato da queste cicatrici che deturpano nel completo il corpo che ci viene mostrato. Come per l'opera di Man Ray, anche in questa fotografia di Witkin il titolo ci offre una chiave di lettura. Woman's Once a Bird ci evidenzia la doppia natura del corpo rappresentato, una donna che prima era uccello-angelo, quindi essere superiore che cade a una situazione inferiore, tortura come una punizione con collegamenti inevitabilmente alla storia di Lucifero e all'angelo caduto. La rilettura di un modello che ha avuto molto successo nella storia dell'arte, come esempio di bellezza, è in questo caso stravolto da Witkin con l'inserimento appunto di elementi considerati brutti. Non più dunque una sensuale schiena femminile, ma un corpo ferito da cicatrici e oggetti metallici che rimandano al cadavere, alla decomposizione e alla deformità corporea. In questo video io ti ho voluto parlare di una fotografia specifica di Joel Peter Witkin per completare in parte il discorso che abbiamo iniziato l'altra volta. Questo perché soltanto analizzando delle singole opere riusciamo a capire la complessità che esiste all'interno della ricerca artistica di Witkin tra l'introduzione del brutto all'interno di un canale estetico, chiamiamolo così, un discorso molto complesso che sicuramente approfondiremo nei prossimi video, ma soprattutto anche l'enorme conoscenza della storia dell'arte e della citazione che gioca un ruolo importantissimo all'interno della ricerca artistica del fotografo americano. Spero di leggere molti tuoi commenti perché sono molto curioso di sapere che cosa ne pensi, come hai interpretato queste foto, cosa hai percepito di interessante
dalle varie riprese delle opere d'arte che abbiamo citato in questo video, sai che mi fa sempre molto piacere discuterne e parlarne con te. Detto questo, a me non mi resta che ringraziarti per aver visto il video fino a questo punto e ti do appuntamento al prossimo video. Ovviamente tutti i contatti sono in info box. Io mi auguro di rivederti nel mio prossimo video, ti ringrazio per l'attenzione, ciao e a presto!